Coronavirus e pelletteria italiana, napoletana, pelletteria made in Italy. Sigla! Benvenuta o benvenuto, io sono Ornella Auzino, produco borse conto terzi a Napoli e un po' per follia, un po' per amore del mio lavoro e della mia terra ho un canale YouTube in cui parlo di tutto quello che c'è dietro le produzioni di borse e quindi dietro le borse che tu compri, borse sempre originali, che appunto il mio motto, compra sempre borse originali, e in questo video voglio raccontarti cosa c'entra il coronavirus con tutto quello che è collegato alla pelletteria e quindi quali possono essere i danni a lunga gittata. Ho fatto tempo fa un'intervista su Radio Marte in cui te ne riporto alcuni stralci, dove ovviamente cominciava ad introdurre, ancora prima che ci fosse la quarantena che adesso è stata messa in atto tutto nella bassa lodigiana, che purtroppo insomma stanno vivendo dei momenti molto critici, ma prima di questo avevo cominciato a dire: guardate ragazzi che se si blocca la Cina, se la Cina non si sblocca, la pelletteria napoletana va a gambe all'aria. Ornella Auzino, buongiorno Ornella, imprenditrice nel settore della pelletteria. Lei ha un'azienda dove si producono prodotti per il mercato del lusso, dico bene Ornella? Sì, ciao di nuovo a tutti quanti e grazie mille ancora. Già. Che cosa sta accadendo per via del coronavirus alla tua azienda che si trova a Casoria? La situazione è un po' complessa perché si conosce poco, però si deve partire dal concetto che i cinesi sono, oltre a essere grandi clienti delle firme del lusso che si producono soprattutto a Napoli, dove abbiamo un grandissimo indotto, e fa bene ricordarlo perché purtroppo veniamo alla luce solo e soltanto per gli arresti che si fanno di pelletterie illegali, di prodotti contraffatti, di gente che sento spesso l'onorevole Borrelli combattere i parcheggiatori abusivi. Noi abbiamo gli imprenditori abusivi in questo senso, e il coronavirus impatta in un momento complesso per Napoli, dove praticamente se non arrivano accessori dalla Cina o ordini dalla Cina, noi rischiamo silenziosamente di sparire come polo produttivo. E ti spiego perché. Facciamo un passo indietro. Pelletteria napoletana, ti ho raccontato nel video precedente, se non l'hai visto ti metto il link qui sotto o comunque ti do un modo di ritrovarlo, in cui ho spiegato la pelletteria napoletana, il brand del lusso, pro e contro e tutti i problemi. Dicevo, la pelletteria napoletana, essendo un grande polo di sviluppo per le produzioni made in Italy dei brand quali Dior, Gucci, Fendi, Saint Laurent, Louis Vuitton, Chanel, Dolce & Gabbana, Versace, Bottega Veneta, Balenciaga e chi più ne ha, Ferragamo, chi più ne ha più ne metta, essendo un polo, uno snodo fondamentale dove la Toscana produce un X, Napoli ne produce un'altra bella quantità, grazie anche ai gruppi come Kering e l'MHV che stanno investendo tantissimo e che stanno cercando di tutelare anche tutti i gruppi nel limite del possibile in questa contrazione economica enorme. Questa cosa viene poco percepita, perché? Perché mentre si sa, per dire, l'altro giorno su Facebook mi sono arrabbiata perché dico, se mettono in quarantena e quindi per 14 giorni le aziende in quelle zone là, in Lombardia, in Piemonte, non possono lavorare, si dimentica che però l'impatto economico è molto più ampio. Lì si vuole cercare di dare supporto e giù Napoli o comunque giù da Roma in giù non si dà il giusto supporto alle aziende e si rischia di perdere grande tradizione, grandi made in Italy, perché non tutte le aziende sono in grado di supportare uno stop produttivo improvviso. E quindi questa cosa, poiché
non è riconosciuta a livello nazionale come problematica, suona strano. Cioè, quando lo dico sui social, dico guarda che se la Cina si è bloccata, brand importanti sono esposti chi al 20, chi al 30, chi al 50% in Cina, come acquirenti, come i cinesi compravano le borse di questi brand. Se si chiude la Cina non ci sono quegli acquirenti, quindi ovviamente il brand che fa commissiona meno borse a chi come me, come tanti altri, deve produrre, e questo lo fa in maniera preventiva, perché non stiamo parlando dell'aziendina Pinco Pallino di 3 gradi, lo fa con mesi preventivi, perché sono aziende quotate in borsa, perché hanno tutta una serie di responsabilità sociali anche per i collegamenti che ci sono per i subappalti in Italia e tutto il resto. Quindi ragazzi, non è cosa così semplice e scontata gestire una crisi del genere. Ci sono alcuni gruppi che hanno fatto, come dire, ci hanno visto lungo e hanno cominciato ad avvisare i terzisti: guarda che ci sarà un abbassamento, guarda che ci saranno dei problemi, guarda che... quindi ci hanno accompagnato con la manina, gruppo Kiring in testa. Ci sono altri gruppi che magari non speravano che questa cosa non fosse davvero così importante. Adesso le cose però stanno precipitando, perché dall'embargo sanitario fatto in Cina, quindi non esce, non entra nulla, e i cinesi hanno paura di andare al lavoro, hanno paura di uscire, giustamente, perché c'è una crisi non indifferente. Questa crisi si sta spostando soprattutto in Italia, è atterrata a Milano, tanto da far passare sotto una luce mesta anche la Milano Fashion Week. E sai in cosa si traduce? Minori vendite. Sai cosa si traduce? Minori produzioni. Sai in cosa si traduce? Aziende che chiudono nel completo, come dire, silenzio istituzionale. Ora, io non è che voglio fare, se moriamo tutti le borse non ci servono, ragazzi, siamo sinceri, siamo concreti, prima o poi questa emergenza si appiattirà, e al di là delle cretinate che scrivono, mi spiace dirlo, varie testate giornalistiche, dove dicono beati i napoletani che hanno avuto solo il colera, coronavirus e altra cosa, cioè cosa da strappargli e lo dico proprio, cioè qua veramente ci vorrei parlare con questa persona, perché secondo me è assurdo in un momento così di crisi mettere i napoletani in mezzo, che cioè, proprio senza senso, per non dire sono state attaccate le zone economicamente più forti, come se noi non contiamo niente. Noi gente che portiamo avanti produzioni conto terzi di un certo livello siamo nessuno praticamente. Ma io capisco pure l'ignoranza anche di persone estremamente acculturate, e quindi immaginiamoci chi sta sotto queste persone estremamente acculturate, come può pensare che il sud, che è un sud estremamente produttivo, possa risentirne. È una situazione complessa, va gestita proprio da questo punto di vista. Il coronavirus non ha solo un impatto sanitario, che sono convinta che con le strutture, la sanità e i medici che abbiamo in Italia siamo sicuramente molto più tutelati rispetto ad altre parti nel mondo, ragazzi. Cioè io ho piena fiducia dei medici, delle strutture sanitarie, di tutto, perché noi siamo 100 anni avanti, cioè abbiamo medici che ce li invidiano in tutto il mondo, quindi a livello di questo Napoli ha uno dei più grandi ospedali d'Europa dal punto di vista della virologia, che è il Cotuco. Quindi noi da questo punto di vista io sto tranquillissima che la cosa sanitaria nel più breve tempo possibile si risolverà. Il problema, tutte le macerie che questa cosa rimarrà intorno, perché se succede un terremoto crollano purtroppo i palazzi e muoiono le persone in quel momento. Se succede una cosa del genere tu le macerie non le vedi subito, le vedi nei mesi successivi. E questa cosa che lo Stato si preoccupi solo di una cosa o di un'altra, lo Stato si dovrebbe preoccupare di sovvenzionare tutte le aziende che si trovano in difficoltà, e in questo caso anche quelle che producono per tutti i brand che stanno andando in difficoltà, e supportare le aziende verso una semplificazione di quelle che sono le procedure per accedere non solo alla cassa integrazione, perché se noi stiamo chiusi gli operai vengono pagati, ma l'imprenditore le tasse le deve pagare lo stesso, la corrente la deve pagare lo stesso, e non succede solo nella Bassa Lodigiano a Milano, succede pure a Napoli. Quindi mi devo fermare qui soltanto perché
mi verrebbero da dire tante cose di come poi veramente veniamo ghettizzati e dimenticati nei momenti più difficili, noi che veniamo chiamati in causa solamente quando c'è qualcosa di brutto da evidenziare. Però anche in questo caso io non faccio il tifo per Napoli, non faccio il tifo per Milano, faccio il tifo per l'Italia e spero veramente che non si faccia aziende di Serie A e aziende di Serie B solamente per una questione di dove si trovano geograficamente. Quindi se puoi darmi una mano e sicuramente dirmi tu cosa ne pensi, che percezione hai di quello che sta succedendo. Se sei del settore, aiutami a condividere, scrivete i post, parlate, non mi nascondete, abbiamo questi bellissimi strumenti che sono i social, cerchiamo di fare comunità, cerchiamo di portare all'attenzione di più persone tutte le difficoltà che stiamo vivendo, con dignità, andiamo a lavorare la mattina, ogni giorno c'è una novità, ma un po' il senso di abbandono si sente, si avverte e io non nascondo, non bisognerebbe dirlo, un po' di paura ce l'ho. Ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.